Rispondo alle vostre domande dal monastero di Limonos sull'isola di Lesbo, in cui mi trovo da un po' di tempo. Non ho potuto rispondervi da un altro luogo per un progetto che stiamo portando avanti con l'Università di Salonicco e l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, sui manoscritti, circa 500 manoscritti conservati in questo monastero, alcuni dei quali inediti, che sono stati scoperti recentemente, che abbiamo scoperto recentemente e di cui stiamo approntando un catalogo. Dunque vi rispondo da questo posto incantevole. Il passaggio dal rotolo al codice ha rappresentato uno dei cambiamenti maggiori nella storia del libro manoscritto occidentale. E bisogna pensare che si è passati dunque da una tipologia di libro che consisteva in una lunga banda ininterrotta in cui il testo era disposto in colonne parallele al lato corto, dunque l'antico rotolo si leggeva come un giornale di oggi, a un libro a pagine, che è il modello del libro che noi usiamo ancora oggi. Questo cambiamento ha determinato una trasformazione profonda naturalmente negli ambienti intanto di produzione, ma anche nei luoghi di produzione. Il rotolo era sempre e comunque un oggetto esportato dall'Egitto, perché l'Egitto era il luogo in cui nell'antichità quasi esclusivamente, salvo in altre poche aree, si produceva il papiro, che veniva poi appunto trasformato in carta di papiro e successivamente i fogli venivano incollati e si produceva la lunga banda. Questa operazione veniva svolta in Egitto e questi rotoli vergini venivano poi esportati, quindi i libri, i rotoli su cui sono stati scritti all'inizio i grandi testi di Platone ad Atene, ma anche di Cicerone a Roma, erano tutti di provenienza egiziana. Naturalmente il codice determina una trasformazione, il codice nasce già nel I secolo d.C. come libro in pergamena e dunque non più in papiro, e la pergamena, essendo tratta dall'animale, dagli animali, vari tipi di animali, può essere naturalmente prodotta ovunque. Dunque il supporto librario non ha più bisogno di essere importato dall'Egitto, ma può semplicemente essere prodotto ovunque nel bacino del Mediterraneo. È un cambiamento radicale quindi nella strutturazione del mercato librario. Tuttavia va anche detto che l'ambiente di produzione, ma anche di circolazione e di uso del libro, quello che io chiamo l'universo librario, è nella realtà estremamente conservatore. Immaginiamo gli ambienti giustamente di produzione, gli operai che producono il libro, immaginiamo i lettori che sono abituati a un certo formato di libro, immaginiamo i bibliotecari che hanno strutturato le loro biblioteche precisamente secondo il formato di libro della loro epoca. Ecco, cambiare un formato di libro, passare dal rotolo al codice, implica rivoluzionare tutto questo universo. Perché una simile rivoluzione abbia luogo, evidentemente deve esserci stata una forza sociale dirompente, un bisogno all'interno della società, che non dobbiamo però immaginare come dominante in pochi anni. Sono trasformazioni che durano lungamente, ma che rispondono a delle esigenze ben precise. E quali erano, nel caso specifico, queste esigenze? Naturalmente era l'emersione di una nuova classe, un nuovo gruppo, blocco di lettori che non erano più i lettori tradizionali, le grandi famiglie aristocratiche nelle cui case i rotoli dominavano importanti e ricche biblioteche, ma erano a volte ormai piuttosto commercianti che si arricchivano nel nuovo mercato globalizzato del Mediterraneo romano. E quindi I secolo, avanti già in qualche caso, Cicerone comincia a parlarci di persone di classi sociali subalterne, medie, diciamo, piuttosto, che iniziano ad interessarsi alla lettura di testi semplici, talora volgari. Il fenomeno esplode completamente nel I secolo dopo, quando Marziale è il primo che ci parla esplicitamente di questo nuovo tipo di libro, che ha delle caratteristiche molto popolari.
È più economico da fare, è più capiente, in uno stesso libro entrano tanti testi, dunque, non come nel rotolo in cui ne entrava in generale uno solo, e poi soprattutto è portatile, si può mettere nella borsa, si può leggere ovunque. Tutte caratteristiche che rispondono alle esigenze di questi nuovi gruppi emergenti, che sono quelli che poi saranno nel III secolo quelli che chiameremo l'esplosione del lettore comune, il lettore medio, una persona, generalmente un uomo, ma anche una donna non particolarmente colta, ma alfabetizzata, che si è data i mezzi per poter appunto leggere e per poter coltivare i propri interessi. Evidentemente ciò determina però una trasformazione in tutta la catena libraria, dalla produzione alla conservazione, all'uso, e quindi una trasformazione profonda e radicale. In realtà, tuttavia, nell'universo librario, generalmente, quando una tipologia libraria prende il sopravvento e si diffonde, la tipologia libraria precedente non scompare del tutto dall'universo librario e dalla scena, ma viene ridotta all'interno di quelle che chiamo delle nicchie librarie, cioè degli ambiti estremamente specifici. E questo per esempio è il caso del rotolo, che era l'antico formato di libro che viene soppiantato dal codice tra il I e il III secolo, ma che non scompare completamente, ma che appunto al contrario viene adottato in modo quasi esclusivo in 3 ambiti fondamentali. Qui ne vedete uno, quello principale, il rotolo liturgico, ossia il rotolo, come vedete, cambia di orientamento, non è più in orizzontale scritto su colonne parallele, ma su una sola lunga colonna, ed è questo il rotolo che viene usato nelle liturgie cristiane del Medioevo, sia a Bisanzio sia anche in Occidente. Un'altra possibilità d'uso del rotolo che permane è nell'ambito magico, rotoli magici che venivano ad esempio appesi sopra i letti dei bambini contro i demoni che nottetempo potevano venire a rubare la loro anima. E poi un terzo ambito è quello amministrativo. I documenti delle più importanti cancellerie, che sia la cancelleria imperiale di Costantinopoli, che è quella patriarcale ancora di Costantinopoli, o anche quella papale romana, continuano ad usare il formato del rotolo per i documenti più importanti e solenni, perché da una parte c'è una volontà di continuità simbolica, ideologica, con qualcosa che è percepito come antico e importante e solenne, d'altra parte c'è anche un'esigenza, perché un rotolo è più difficile da falsificare di un libro a pagine, in cui una pagina o un fascicolo possono essere sottratti e sostituiti. Nel caso del rotolo è molto più difficile intervenire con una falsificazione. La figura del lettore comune è una figura determinante nella storia del libro e generalmente nei momenti storici, 2 momenti storici principali, in cui un cambiamento sociale ed economico all'interno dello spazio mediterraneo ha determinato l'emersione di nuovi gruppi sociali, che si è affermata questa figura e che di conseguenza c'è stato un cambiamento più o meno radicale nella storia del libro. La figura del lettore comune, come dicevo, è quella di un individuo, un uomo, talora una donna, che non è colto, ma che è ben alfabetizzato, che ha i mezzi economici per potersi permettere dei libri, che erano comunque oggetti piuttosto costosi, molto più costosi dei nostri, erano artefatti, quindi erano naturalmente ben più cari all'acquisto di come siano oggi i libri stampati. E questi individui dunque hanno naturalmente gusti che non corrispondono a quelli delle élite aristocratiche tradizionali. Non amano tanto leggere la grande poesia epica, non amano leggere testi filosofici complessi, amano piuttosto una letteratura di divertissement, di evasione, di hobby, e quindi c'è tutta una fioritura in 2 momenti particolari della storia mediterranea, una fioritura di testi che sono spesso testi tecnici di cucina o anche tecnici nel senso legati a mestieri specifici e particolari, ma anche testi di evasione, romanzi,
libri pornografici, a volte illustrati, e testi dunque che non interessavano generalmente in teoria le elite aristocratiche, ma sappiamo che ad esempio l'imperatore Tiberio leggeva libri pornografici nelle sue orge capresi, almeno secondo quanto ci viene detto da storici non troppo amici dell'imperatore, e quindi indubbiamente c'è un interesse letterario che si sviluppa e che distingue due momenti della storia mediterranea dalle epoche precedenti. E questi due momenti sono essenzialmente il periodo ellenistico e poi il periodo imperiale romano, che va più o meno dal I al III secolo. Il periodo ellenistico, in particolare in Egitto, almeno noi lo vediamo più chiaramente in Egitto grazie ai papiri che vi si trovano e che non si trovano altrove, ma noi sappiamo che l'Egitto, questa grande entità ellenistica dopo Alessandro Magno, deve organizzare un sistema, un apparato burocratico colossale per tenere insieme un vasto territorio con diverse etnie. Come può farlo? Ma inventando appunto un sistema amministrativo molto complesso e articolato. Questo sistema amministrativo si basa sulla scrittura e la scrittura diventa lo strumento politico del controllo da parte del potere centrale e dei vari poteri locali nelle diramazioni. E dunque la scrittura è imposta ai sudditi non solo negli atti pubblici ma anche negli atti privati, i testamenti, le compravendite. E dunque in questo contesto l'analfabetismo diventa un handicap sociale. Si diffonde l'alfabetismo e diffondendosi l'alfabetismo si diffonde la lettura, si diffondono i libri. Noi assistiamo a una moltiplicazione, un aumento esponenziale della quantità di papiri durante l'epoca ellenistica. Ed è in questa fase che si diffonde appunto per la prima volta la figura del lettore medio. A ciò va unito pure che i grandi sovrani di questa realtà ellenistica egiziana, i Tolemei, come i sovrani del vicino regno di Pergamo, fanno della raccolta dei libri in grandi biblioteche regali, in particolare in Egitto il famoso Museion, fanno di queste raccolte di libri uno strumento di potenza politica. La politica culturale libraria diventa una manifestazione di potere in un ambito geopolitico in cui grandi entità statali iniziano a confrontarsi. E dunque da una parte l'importanza data all'oggetto libro in un ambito macropolitico, dall'altra l'importanza data alla scrittura nell'organizzazione interna amministrativa dello Stato, e implicano alcuni cambiamenti radicali, tra cui un cambiamento importante nel formato del rotolo, il rotolo che diventa più ampio, più capiente e che inizia a contenere i testi di diversi autori. Un altro momento è quello di cui ho parlato, appunto del mondo imperiale romano tra il I e il III secolo. L'importanza degli artigiani nella storia del libro e di quanti producevano il supporto di scrittura è enorme. Evidentemente è un paradosso. Individui come i raccoglitori e coloro che lavoravano il papiro in Egitto, o come i pergamenai delle periferie della Roma imperiale e poi di varie città dell'impero, molto più tardi gli operai che lavorano nelle cartiere. Tutti questi individui, soprattutto nell'antichità e nella tarda antichità e nel Medioevo, erano generalmente analfabeti. È quindi paradossale pensare che i grandi testi dei grandi sapienti del passato, i grandi filosofi, poeti, letterati, sono arrivati fino a noi solo grazie all'umile lavoro di questi individui, i quali generalmente non solo erano analfabeti e non avevano la capacità tecnica di leggere i testi di cui pure rendevano possibile l'esistenza, ma spesso neanche avevano i mezzi economici o il livello sociale per potersi permettere l'oggetto libro. E dunque noi dobbiamo la trasmissione del sapere sulla lunga durata a questi individui, che sono tuttavia generalmente invisibilizzati nelle fonti. Le fonti letterarie che ci pervengono sono quelle ovviamente delle élite, che non avevano in fondo interesse a rappresentare questi lavori subalterni. Sono quindi questi individui che un grande storico francese, Jacques Le Goff, chiamava les muets de l'histoire,
i muti della storia, coloro che non parlano, ma in realtà ci parlano attraverso i loro oggetti, i loro artefatti, i supporti. E di qui l'importanza dello studio dell'oggetto libro nella sua complessità, nella sua dimensione sinergica. Il libro non è solo un contenitore di testi, ma è anche appunto un supporto prodotto da artigiani, su cui un copista ha prodotto una scrittura permettendo la perpetuazione del testo. E proprio queste figure, se vogliamo intermedie, del copista, degli artigiani in particolare, mi sono sembrate degne di diversi capitoli nel mio libro, perché sono figure di cui le fonti appunto ci parlano poco, o quando ce ne parlano dovendo paradossalmente tradurre in un linguaggio letterario elevato oggetti, gesti, attività, tempi che non rientravano nella loro sfera abituale. Dunque una sorta di traduzione letteraria di attività artigianali che non rende realmente l'idea di una realtà complessa, basata su una catena operatoria la cui trasmissione si fondava sulla parola orale, sulla trasmissione di un sapere orale e sull'imitazione del gesto artigianale. Una catena operatoria estremamente fragile, bastava che si interrompesse per 1 o 2 generazioni che tutto il savoir-faire veniva perso, ed è effettivamente quello che è accaduto, sicché quando oggi con la cosiddetta archeologia ricostruttiva cerchiamo di riprodurre soprattutto il papiro seguendo le indicazioni dell'unico testo che ce ne parla, la Naturalis Historia di Plinio il Vecchio, vediamo che i risultati sono del tutto scadenti. Quindi evidentemente la descrizione di Plinio, come sappiamo bene, è incompleta, imperfetta. Plinio non andò mai in Egitto, non sapeva, non aveva mai visto quello di cui parlava, ne parlava probabilmente attraverso fonti intermedie che ha perduto. Dunque, appunto, per lottare contro questa invisibilità di questi muti della storia è necessario farli parlare attraverso i loro oggetti, gli oggetti che hanno creato. Alcuni fenomeni che hanno avuto luogo in momenti della storia del libro nel Mediterraneo anticipano, annunciano quasi dei fenomeni che viviamo oggi, ed è questo forse l'interesse maggiore dello studio della storia del libro, come ha ben sottolineato 30 anni fa Roger Chartier all'inizio della rivoluzione informatica del libro, in cui diceva che se vogliamo capire quello che sta accadendo e che accadrà dobbiamo guardare a ciò che è accaduto. Evidentemente una serie di fenomeni ci spingono alla riflessione. Naturalmente il fenomeno maggiore è quello della trasformazione, la dematerializzazione, tra virgolette, dell'oggetto libro, che oggi ovviamente non solo non è più necessariamente il libro a pagine stampato su carta e quindi è generalmente, anzi sempre più spesso, visualizzato su degli schermi, che siano quelli di un iPhone, di un telefono o quelli di un tablet o di un Kindle, ma che anche ha la caratteristica di potersi dematerializzare e rimaterializzare in una pluralità di devices. Questo ovviamente non accadeva nel libro manoscritto medievale. Ogni oggetto, ogni libro era unico, era un artefatto irripetibile che poteva essere copiato, ma ogni copia era diversa ovviamente dal modello. E questo è un primo elemento che ci deve far riflettere, un enorme cambiamento. Nella storia del libro, per esempio il passaggio dal rotolo al codice, ma prima ancora, se vogliamo, dal libro in legno, in lino, al libro appunto su papiro e poi su pergamena, tutte queste trasformazioni hanno ogni volta messo in crisi dei sistemi, creato dei dubbi, dei problemi e soprattutto delle perplessità, ma in fondo il libro come oggetto è sempre sopravvissuto, e forse alcune pratiche che oggi diventano sempre più diffuse affondano le loro radici inconsciamente nel passato. Questo vale per tantissimi aspetti della vita quotidiana a cui non prestiamo attenzione. L'operazione di far scorrere un testo su uno schermo di un computer in inglese si definisce to scroll, e questo viene evidentemente dal termine inglese che corrisponde a rotolo, perché in fondo l'operazione è un po' la stessa di quella che avviene su un rotolo come quello liturgico che abbiamo visto. Ma anche fenomeni più radicali, più complessi, articolati, ad esempio
gli audiolibri, che sono ugualmente un'ulteriore nuova frontiera del libro in quanto oggetto, in fondo riproducono una realtà che tra antichità e medioevo era estremamente diffusa. La lettura silenziosa e individuale che noi pratichiamo oggi è in realtà un fenomeno estremamente moderno. Molto più diffusa era naturalmente la lettura passiva. Un individuo leggeva, molti individui, spesso analfabeti, ascoltavano. O anche la dettatura. Spesso nella creazione dei testi anche letterari diversi autori oggi dicono di comporre dettando, in questo caso generalmente a un computer o a altri devices, ma naturalmente nell'antichità molti, e poi nel Medioevo, molti autori dettavano i loro testi senza scriverli. Quindi effettivamente sussiste una sorta di continuità inconscia in un numero elevato di pratiche. Ovviamente un problema che si pone è quello nel momento in cui, in particolare nell'epoca ellenistica, secondo la testimonianza di Galeno, i rotoli iniziano per la prima volta a contenere più testi di diversi autori, perché appunto il rotolo ellenistico diventa un oggetto più grande, più capiente di quanto fosse il rotolo dell'antichità. C'è un cambiamento importante nel concetto di autore. In precedenza, ai tempi di Platone e Aristotele, c'era una corrispondenza univoca tra libro e opera. Un libro conteneva un'opera ovviamente di un solo autore. Quando più opere si giustappongono su uno stesso supporto, su uno stesso rotolo, a volte di diversi autori, il concetto di autorialità si diluisce. E quindi è interessante riflettere al fatto che quando Roland Barthes recentemente scriveva a proposito della morte dell'autore e in un dialogo serrato con Michel Foucault riflettevano in fondo sul fatto che l'autore è una creazione moderna, forse possiamo leggermente correggere questa idea, con tutta modestia, osservando che l'autore è una figura che esiste nell'antichità, in qualche modo si diluisce e si trasforma nel Medioevo per tornare importante nell'epoca moderna. I libri precolombiani sono stati molto importanti nella mia riflessione sulla storia del libro mediterraneo, soprattutto nelle sue fasi più antiche e meno documentate, per un motivo particolare. Questi codici, che sono giunti a noi in numero molto limitato, sono pochi gli esemplari noti, i più conosciuti sono appunto il codice Borgia del Vaticano, il codice borbonico parigino, sono dei magnifici oggetti, generalmente appunto in pelle, non precisamente in pergamena, direi quasi in cuoio, su cui sono rappresentate attraverso delle illustrazioni, in delle vignette, su una lunga banda fatta di più pelli attaccate, parliamo di bande che arrivano anche a 10-14 metri, sono rappresentati come in dei comics, come in dei fumetti, dei riti, di sacrifici che generalmente sono da compiere in momenti diversi dell'anno. Questo tipo di libro è molto particolare. Nella sua struttura fondamentale ricorda il rotolo di papiro, è una lunga banda che si leggeva in orizzontale, ma quando li andiamo ad analizzare nel loro modo di impiego, nel loro modo di uso, vediamo che c'è un cambiamento essenziale. Il rotolo appunto era un libro arrotolato. Questi libri invece sono libri a fisarmonica, in cui per l'appunto la lunga banda si piega alternativamente in un senso e nell'altro. Quindi alla fine essi potevano essere aperti, dispiegati, e si poteva vedere in sequenza l'insieme della banda, ma essi potevano anche essere, se vogliamo, sfogliati come fossero dei libri a pagine. Perché è stato importante questo confronto e perché è stato ispirante osservare questo tipo di libri provenienti da una realtà tanto lontana? Ma perché uno dei tipi di libro più antichi attestati nel Mediterraneo era fatto di lino, e questi libri di lino
Noi sappiamo, grazie a mia conoscenza, l'unico esemplare conservato, il libro Linteus, appunto in lino di Zagabria, noi sappiamo che era precisamente strutturato nello stesso modo, era cioè un libro a fisarmonica. E la cosa veramente straordinaria è che anche quest'unico esemplare pervenuto, che è un libro etrusco e contiene il più lungo testo etrusco mai pervenuto, concerneva i sacrifici da compiere durante tutto l'anno da parte del sacerdote. Dunque libri analoghi nel formato, analoghi nella funzione, senza voler pensare a connessioni fantascientifiche, ma in ogni caso è una coincidenza della storia veramente straordinaria. Questi libri erano dunque attestati in area etrusca, ma sopravvivono nel mondo romano per un certo tempo e li incontriamo in alcune fonti che ci parlano ad esempio di libri in lino, verosimilmente con questo stesso metodo di uso appunto, ad esempio a proposito dei libri sibillini, apparentemente i famosissimi libri sibillini che contenevano appunto dei sistemi con cui le sibille prevedevano il futuro. Ebbene, c'erano delle predizioni, erano libri al contempo estremamente politici, che infatti Augusto tenta di rinchiudere in un santuario che non può essere, diciamo, in cui non possono accedere le persone comuni ma solo certi corpi sacerdotali. Ebbene, questi libri erano dei libri di lino, verosimilmente proprio di questo tipo. Quindi in questo caso la dimensione comparativa, che è sempre importante in ogni ambito della storia, è particolarmente utile nel caso della storia del libro. Confrontare dei libri dell'America centrale precolombiana con dei libri etruschi dei primi secoli a.C. è indubbiamente un fenomeno, un'attività sempre rischiosa, ma il comparatismo è un'attività rischiosa, ma che può dare, se diciamo applicato con grande rigore e grande prudenza, dei risultati importanti.